In questo video, richiestissimo, vi mostriamo come stagionare correttamente una padella in ferro o in ghisa. Trasformiamo insieme una padella in ferro appena comprata in una padella perfettamente stagionata. Una padella pronta per la cottura e perfetta per la brasatura. Qui davanti a me vedete una bella padella in ferro già stagionata. Osservate come la superficie sia perfettamente nera, lucida. Vi ci potete letteralmente specchiare e non è l'olio quello che vedete sulla superficie, ma il prodotto della polimerizzazione dell'olio usato per la stagionatura. E questa per esempio è una padella in ghisa, trattata anche questa, come potete vedere. Una sorta di finitura a specchio, vedete? Ovviamente anche il sotto deve essere trattato. Perché dobbiamo fare questo lavoro? In primo luogo protegge dalla ruggine che altrimenti sia il ferro che la ghisa non trattata formerebbero. In secondo luogo, ed è importantissimo, le rende naturalmente antiaderenti. Non è che avremo una antiaderenza pari ad una padella in Teflon, tanto per fare un esempio, ma ci siamo vicini. Se io volessi, su una padella come questa, ci potrei cuocere un omelette. Ora, prima di iniziare la procedura, vi faccio vedere con un piccolo test la differenza di antiaderenza fra una padella del genere, trattata, una padella in acciaio ed una padella in Teflon. Si tratta di versare qualche goccettina d'acqua al centro e vedere l'angolo che serve per far muovere queste gocce d'acqua. Più l'angolo è basso e più la padella è antiaderente. Per esempio, questa è una padella antiaderente in Teflon. Vediamo quanto ci vuole per far muovere queste goccioline d'acqua. Eccole là. Ecco, si inizia a muovere. Eccoci qua, stessa quantità. E adesso proviamo. Alzo, niente, ancora alzo, niente, eccola qua. E non è ancora andata in fondo. Ok, stiamo parlando di un angolo superiore ai 30 gradi, il doppio rispetto alla padella stagionata. Questa padella in ferro, appena tirata fuori dalla confezione, ha uno strato di cera protettiva, il cui eccesso deve essere rimosso prima della stagionatura. In questo caso non dobbiamo fare altro che versare dell'acqua bollente, utilizzare una spugna e rimuovere l'eccesso. Tutto qui. Proviamo. Ecco l'acqua bollente. La versiamo un pochettino dentro. Occhio che è calda, ma questo l'abbiamo capito. Poi scartiamo questa e ne aggiungiamo altra. E guardate lo sporco sulla spugna. Un'ultima volta ed abbiamo fatto. Ora giriamo la padella e facciamo il fondo. In questo caso bagniamo la spugna con l'acqua calda e via così. Perfetto, guardate che bel colore grigio-blu. E guardatelo bene perché dopo la stagionatura sarà tutt'altro colore. Adesso asciughiamo per bene la padella e poi si tratta. E di nuovo guardate che schifezza che abbiamo rimosso. Possiamo chiamarlo il marchio di fabbrica della padella. Per la stagionatura avremo bisogno veramente di poche cose. La prima è la carta e ce ne servirà un bel po', perché con essa aspargeremo l'olio sulla padella e rimuoveremo gli eccessi. E come vedrete, dato il processo, ce ne vorrà molta. Ed ovviamente servirà l'olio, con il quale avverrà il processo di polimerizzazione sulla superficie della padella, che è il principio della stagionatura. Basta selezionare un olio ad alto punto di fumo. A voi la scelta, arachidi, girasole, olio di vinaccioli, quello che volete. Noi qui utilizziamo dell'olio d'arachidi.
e va benissimo. L'obiettivo è portare l'olio oltre il suo punto di fumo e lasciare che polimerizzi sulla superficie del metallo. Questa è l'essenza della stagionatura, tutto qui. Sembra facile, vero? Ma sbagliarla è una questione di un attimo. Basta mettere troppo olio, non distribuirlo bene e creiamo un disastro che poi dovremo correggere e sarà difficile in quel caso. Quindi siamo pronti, fatelo quando siete soli a casa, quando vostra moglie, vostro marito o chiunque sia a casa con voi non ci sia, perché faremo una gran fumera. Ok, un'ultima cosa prima di partire, per quello che riguarda la fonte di calore, la stagionatura si può fare su di un fornello a gas, non consiglio l'induzione assolutamente, oppure si può fare utilizzando il forno. E allora si parte. Iniziamo con fiamma media e mettiamo una quantità d'olio tale per cui si può coprire l'intera superficie. Potete anche utilizzare dei panni di cotone se volete, ma oddio, la carta va bene lo stesso. La temperatura che qui avremo sarà molto alta, ben oltre i 250 gradi, quindi bisogna stare attenti affinché la carta non si bruci ed è per questo che la dobbiamo cambiare spesso. Ok, ecco, ci siamo, un po' in questo lato e anche ovviamente sotto. Ok, ecco, abbiamo fatto anche il sotto, lo rimettiamo là dove era. Adesso lo lasciamo andare fino a che arriverà al punto di fumo. Appena iniziamo a vedere il fumo, prenderemo un altro pezzo di carta e rimuoveremo l'eccesso. Se avete poi uno di questi strumenti è ancora meglio, vedete? Con questo termometro a infrarossi sappiamo più o meno a che temperatura siamo. Dunque l'olio d'arachidi, se non ricordo male, ha un punto di fumo intorno ai 230, quindi ancora non ci siamo. Però ci stiamo andando molto veloci, intorno ai 230, perché inizio a vedere un po' di fumo formarsi. Guardiamo la padella, vedete che si sta già colorando? Se c'è una parte che si sta imbrunendo e altra che non si sta imbrunendo, muoviamo la padella. Mettiamo un altro pochettino, vedete? Un bel po', questo è un bel po', che troppo, quindi velocemente lo muoviamo. E questo è molto importante, ci dovrà essere soltanto un film d'olio sottilissimo sulla padella e non più. L'errore più comune quando si fanno le stagionature è pensare che ce ne vuole una grande quantità. Un altro goccettino, poco poco e veloci. Letteralmente lo rimuoviamo qua praticamente quasi tutto. Se la mettete in forno non vi salvate in ogni caso, perché appena aprite dal forno vi viene fuori un fumogeno degno dello stadio. Se la padella la usate per fare delle fritture, automaticamente con il tempo vi si creerà questa patina che stiamo formando noi con estrema sofferenza. Soprattutto di chi ci sta intorno, che non capirà mai perché facciamo questo. Ecco, vedete, sto muovendo la padella tutto intorno il bordo così da allargare progressivamente la zona trattata. La parte centrale sarà normalmente la prima a diventare più scura e poi progressivamente tutto il resto. Un pochettino quest'altra che sembra un po' indietro. Una domanda che ci fanno spesso è come si puliscono. Come si puliscono queste padelle? Si puliscono con l'acqua, senza sapone, senza sapone. Il sapone è da evitare perché tende a strappare via quel film protettivo che gli abbiamo creato. Quindi si lava con l'acqua, la si asciuga per bene, possibilmente la si mette sul fornello per 1 minuto o 2 per essere proprio sicuri che non c'è più umido. Poi ci si mette un goccettino d'olio protettivo, si sparge quell'olio e via, si appende la padella o si mette via o dove volete.
La parte centrale è praticamente diventata nera, quindi vuol dire che lì siamo arrivati. Adesso possiamo iniziare a concentrarci veramente sui bordi. E 280 gradi, stiamo vicino ai 300, stiamo attenti. Una padella in ferro è imbattibile per le brasature, per fare delle patatine croccantissime. E come detto in precedenza, lo stesso metodo che vi sto facendo vedere qui vale per le padelle in ghisa o per le teglie in ferro blu. Nel caso della teglia io uso il forno, però non la faccio nel fornello, sarebbe folle. Vediamo temperatura. 340 gradi qui, quindi bisogna abbassarla un pochettino, Ecco qua, ci siamo. La padella è pronta, adesso spegniamo, la facciamo raffreddare ovviamente. Ed eccola qua. Guardate che bel colore omogeneo, scuro, quasi nero, completamente nero nel fondo. E questa padella qui è lucida, pronta all'uso, naturalmente antiaderente. Vogliamo fare la prova dell'acqua? Vediamo un po' come va adesso. E vediamo l'angolo. Oh, incredibile! Stiamo parlando, e questo sembra ancora più vicino al Teflon. Questo sarà più o meno 12 gradi, 10-12 gradi. Ottimo! Quindi vedete, guardate come gira velocemente l'acqua. Fantastica. Guardate come gira. Gira. Benissimo, allora facciamo subito una cottura qui. Cuociamoci un uovo, vediamo come va. Guardate come scivola quest'uovo. E per tutte le ricette golose, classiche, facili, impegnative, ma soprattutto affidabili e riproducibili, controllate sul nostro canale, iscrivetevi e non dimenticate di cliccare la campanella per le notifiche.